Oggi andremo a vedere insieme una sequenza di passo dove il focus sarà proprio sull'esecuzione di una parte di pasitos, di movimenti che riguardano il bacino e di piccoli movimenti con un'attenzione particolare all'uso delle ginocchia. Come sempre andremo a lavorare per il cavaliere e per la dama. Il livello di questa sequenza è già preavanzato, quindi quello che vi richiedo in particolare sulla seconda parte, molto legata agli aspetti di movimento, sia per il cavaliere che per la dama, è di porre una grandissima attenzione e ovviamente di fare poi l'allenamento relativo a quei movimenti specifici. Bene. Come sempre entriamo nella parte, nell'actuar, ce lo siamo già detti, no? Nella possibilità di interpretare noi stessi, andando a fare delle micro rotazioni indietro con la parte alta. Questo per posizionare fin da subito in maniera efficace la parte alta del busto. Quindi le spalle vanno a fare delle micro rotazioni indietro, come ricorderete certamente e come certamente state allenando. Immaginiamo di avere due fili collegati alle nostre spalle che ci tirano in modo potentissimo verso l'esterno, questo in maniera da creare apertura della parte alta del busto. Questo movimento è adatto ai cavalieri, è adatto alle dame, è adatto a tutti e a tutti i livelli ed è un qualcosa che noi dobbiamo sempre costantemente ricalibrare. Ancora prima di entrare nel passo, ricordate, uno degli errori più grossi è focalizzarsi su sequenze, su movimenti, su tecnica esclusivamente e non sul sistema di organizzazione del corpo che rende possibili quei movimenti, quelle sequenze, quelle figure, quelle coreografie. Il sistema di organizzazione del corpo. Dobbiamo rimanere sempre molto focalizzati su questo. Ricorderete che nei primissimi video io ho fatto prima movimenti delle braccia da abbinare solo successivamente al passo, solo successivamente al basico. Questo perché entrare nell'idea che la postura, l'atteggiamento debba venire ancora prima dei passi stessi è quello che crea la nostra qualità, è quello che in Dance Mental Coaching riteniamo fondamentale e lo riteniamo fondamentale per poter lavorare sempre su quel nostro doppio obiettivo, qualità tecnica del movimento e qualità del movimento in generale anche da un punto di vista interpretativo e crescita personale per usare la nostra fisiologia in modo utile, in modo costruttivo. Quando io utilizzo degli aggettivi, notate che difficilmente parlo di giusto o sbagliato. Sono fondamentalmente due categorie che mi interessano, se contestualizzate certamente sì, ma in generale relativamente poco. Ciò che mi interessa molto invece sono aggettivi come utile, efficace, consapevole. Relativamente a questo, prima di partire con la nostra sequenza, vedrete che essendo già di un livello è una 2B1, troverete poi anche le leggende in Dance Mental Coaching relative a cosa significano queste sigle, no? A 2B1 vi dico tendenzialmente a un livello preavanzato. Dicevo, quello che a me interessa molto quando vi parlo di utilità, di efficacia, eccetera, è che a voi sia molto chiaro che quando noi balliamo queste sequenze abbiamo un obiettivo. L'obiettivo intanto è il mio, e cioè il tuo, benessere personale, benessere quando balli, quell'atteggiamento che crei mentre stai ballando, quella sensazione che tu hai mentre balli di poterti esprimere liberamente. Beh, è molto importante che tu definisca con chiarezza qual è il tuo obiettivo. Molte persone quando si avvicinano alle mie lezioni e io chiedo il perché, no? dell'incontro che abbiamo, cosa desiderano fare, molto spesso mi dicono cosa non vogliono. Mi dicono non voglio più muovermi così, non voglio più essere rigida con le braccia, non voglio più essere un ballerino che non porta sufficientemente bene la propria dama, non voglio sentirmi in questo modo. Ricordatevi sempre che il nostro cervello non processa il non,
Quindi quando voi parlate dicendo ciò che non volete, in realtà immaginate proprio, avete proprio quell'immagine negativa e il vostro cervello resta attaccato a quello, è come se mandaste un messaggio opposto a quello che è il vostro desiderio. Per me è molto importante che vi nutriate delle immagini giuste, che nel momento in cui proviamo insieme dei movimenti, nel momento in cui adesso lavoreremo sulla sequenza, per me è fondamentale, per quello ballo costantemente, durante le lezioni, durante gli stage, ballo sempre, poiché la nostra energia deve, come dicono i giovani, matcharsi. Quindi mescolarsi con quella modalità che ci consente di essere ispiranti l'uno per l'altro, e soprattutto quello che io ti chiedo di fare è di nutrirti di immagini che ti diano la giusta ispirazione, la giusta energia, la giusta forza per vederti come sei quando sei la persona che si sente al meglio nel momento in cui sta ballando. Quindi dobbiamo focalizzare l'obiettivo attraverso l'immagine di quello che vogliamo ottenere mentre ci muoviamo, di chi vogliamo essere mentre ci stiamo muovendo. Bene, passo direttamente alla sequenza. Oggi vorrei, in questa sequenza di livello A2-B1, andare a focalizzarmi su dei piccoli movimenti che hanno degli accenti particolari. Quindi movimenti di piccoli piegamenti di accento e dei movimenti di passo che implicano, come vi dicevo inizialmente, uno specifico atteggiamento, non movimento, atteggiamento delle ginocchia. L'atteggiamento non è solo mentale, no? L'atteggiamento è fisico anche. Abbiamo parlato tanto nel nostro primo appuntamento di quello che è questo corpo a 360 gradi che si muove. Abbiamo parlato tanto di studi da parte di grandissimi scienziati come Damasio, come Micaddi e così via, che ci hanno spiegato quanto fondamentalmente non sia possibile scindere mente e corpo. Ed è per questo che, per quel che mi riguarda, questo nostro appuntamento con Dance Mental Coaching è un qualcosa che avvicino a un modo di meditare, a una sorta di meditazione personale, a un momento, a un appuntamento dove la concentrazione su noi stessi, su ognuno di noi, sulla propria unicità, sulle proprie caratteristiche, la peculiarità che ha ognuno di noi, ok? Chiaramente vi darò degli elementi tecnici. È importante che l'elemento tecnico venga inizialmente rispettato, ma ricordate che non deve essere mai una cornice che vi obbliga a un sistema, che vi comprime, deve crearvi libertà. Questo non significa però che nel momento in cui una cosa non mi riesce, io mi appello mi è stato detto che la tecnica non deve comprimermi, non deve opprimermi, ma devi passare da lì. Devi uscire dalla tua zona di comfort. Non ti viene bene il movimento, non importa. Lo ristudiamo, lo riguardiamo insieme, lo cerchiamo insieme, ognuno con la propria modalità interpretativa. Troverai la dama molto fina, troverai quella più aggressiva, troverai il cavaliere che ti balla di ginocchia, troverai quello che invece è più focalizzato sul passo. L'unicità va conservata, rispettata, mantenuta, assolutamente preservata. E scusate se mi animo, ma per me è molto importante che passi molto forte l'idea che noi possiamo ballare anche tutti la stessa sequenza, ma ognuno di noi esprime se stesso, se stessa, non esistono due persone uguali. Ciò che fa la differenza nella bellezza, e ognuno di noi è bellissimo o bellissima solo ed esclusivamente se riesce a rimanere se stesso, se stessa. Se non si sente oppresso nel voler imitare qualcos'altro o qualcun altro. Questo per me è fondamentale che sia chiarissimo fin da subito, ok? Ma immagino lo sia per le persone che hanno deciso di seguire questo canale. Iscrivetevi, guardate, qua sotto mi raccomando, ricordatevi, iscrivetevi. Bene, andiamo a ballare la nostra sequenza. Quale sarà il sistema? Partirò
con la spiegazione del passo contata sul tempo 1 per i cavalieri. Passerò alla medesima spiegazione contata sul tempo 1 per le dame e infine vi rimostrerò la sequenza completa sia sul tempo 1 che sul tempo 2 per gli amanti del DOS. Chiaramente è inutile che lo dica, so che siete esperti tutti quanti, ma preferisco dirlo. È chiaro che non sto ballando su nessun tempo, non c'è la musica, ma conto come se ballassi sul tempo dell'1 o sul tempo del 2. Vedete che per chi segue i sottotitoli ogni tanto, il mio mentore mi ha detto non devi dire DOS 3 4 Igor è il mio mentore, perché poi con i sottotitoli si crea confusione. Infatti 2, 3 e 4, va bene? Allora, partiamo, tempo 1, la nostra sequenza per il cavaliere. Andiamo a ballare il basico completo. 1, 2, 3, 5, 6. Sul 7 non vado a fare l'ultimo appoggio che cade sulla gamba destra, ma vado a eseguire un piccolo kick, un calcio, un calcettino molto piccolo con la mia gamba destra. Attenzione alla punta del piede, non deve guardare internamente ma nemmeno esternamente, deve essere un piccolo kick, punta leggermente tirata, ok? Questo sul numero 7. Bene, se avete voglia di rimanere un po' qua, ripassate il concetto di baricentro che sta sulla base d'appoggio e vi consente di provare il vostro equilibrio. 7. Se già sentite in questo momento che non siete perfettamente in equilibrio, stop, rifare, centrarsi, cercare postura della parte alta, ricordare dove deve stare l'asse, ricordare il concetto di baricentro, molto importante, vale per le mie dame, vale per i miei cavalieri, per entrambi. Andiamo a rieseguire. 1, 2, 3, 5, 6, sul numero 7 balliamo un piccolo kick. La gamba è ancora distesa, sia le dame che i cavalieri possono già ballarlo per imparare il passo. Andiamo immediatamente dopo a fare una doppia azione. Gamba destra, piede destro anzi, va a puntare dietro. Punta del piede tocca il pavimento. Dal 7 punta sul tempo 1. Contemporaneamente la gamba che ha il peso, cioè la mia gamba sinistra, si va a piegare a livello di ginocchio. Ora, il piegamento non è un piegamento, come vi posso dire, certamente inizialmente per me è sufficiente che capiate, che vi sia chiaro, scusate, non che capiate, che io sia riuscita a trasmettervi il fatto che il ginocchio va piegato. 7, 1. Ma l'obiettivo non è questo, 7, 1. L'obiettivo è l'accento. Cos'è l'accento? L'accento non è nient'altro che prendere l'evidenziatore giallo potente, fucsia potente o il colore che più vi piace e sottolineare, evidenziare in modo indelebile. L'accento è quella modalità di diventare un pezzo dell'orchestra, di stare e sentire che quel punto della musica è quello che noi proprio vogliamo enfatizzare al massimo. E quando tu performi in una sala per te stesso o per te stessa, in uno spettacolo, in una gara, questo crea la tua possibilità di dire delle cose sulla musica, di essere parte integrante di quella canzone, di quell'orchestra, di non subire la musica. Terribile subire la musica. La musica è vita. La musica sei tu. Tu non puoi ballare senza essere musica. Sei musica. E allora quella musica me la devi manifestare in ogni tuo passo. Ecco che però l'accento, per chi è, dato che non è una cosa così banale, no, quella che stiamo dicendo, ecco che l'accento mi dà la possibilità di capire meglio come distribuire i colori, come evidenziare di più, di meno. Fondamentale, questo. Bene, andiamo a rifarlo insieme. E allora come evidenziare? Abbiamo detto che abbiamo questo piccolo kick e che immediatamente dopo la punta del piede destro va qua dietro. Cosa succede alla mia gamba sinistra? Abbiamo detto che si piega. Ok, come faccio? Tac!
è un piccolo, quasi come se io cadessi, è quasi come... Vi ricordate, non so se a voi è mai capitato, alle scuole elementari, io avevo un compagno che tutte le volte che ero in piedi, regolarmente arrivava e mi dava un colpettino dietro le ginocchia, no? Qua dietro proprio, arrivava un male che non vi dico niente. Oppure immaginate il martelletto, no? Sapete il martelletto fa l'azione contraria sul ginocchio quando il dottore ti fa sollevare, no? la gamba sui bimbi, capita per misurare la velocità dei riflessi, per esempio. Ecco, quelli sono tutti dei piccoli accenti. L'idea deve essere un po' quella. Una volta che hai dato il kick, cia, piccolino, kick, cia, piccolino. E quello che a me piacerebbe è che tu ispirassi me adesso in questa verità del gesto. La verità del gesto. Vi ricordate quando vi ho parlato dei mezzi giri a destra, quando abbiamo fatto la lezione con Pietro, dove avete visto che nella danza tradizionale, nel ballo tradizionale, i giri partivano con dei piccoli passettini da parte della dama per mostrarsi al cavaliere. E la verità del gesto, la verità di quel passo, di quell'idea che lei aveva di condividere con lui, no? Un momento, e di condividere il proprio star bene in quel ballo di coppia. La stessa cosa qua, la verità di questo momento che è un piccolo accento che noi diamo tramite questo ginocchio che quasi cede. Ok, spero di avervi fatto arrivare le immagini, no? Giuste. Pertanto, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Da questa posizione andiamo a portare il peso sulla gamba destra nel DOS e nel numero 3 semplicemente facciamo un piccolo passo indietro con la gamba sinistra. Quindi il mio cavaliere ha ballato 7, 1, 2, 3. Vedete come se fossero due piccoli passi che arretrano. 7, 1, 2, 3. Mi ballate il laterale al 5 con la gamba destra. 5, 6. Qua potremmo semplicemente avvicinare e rientrare in base, oppure incrociare e rientrare in base. Se sentite che questo è sufficiente per voi, potete fermarvi qua, nell'esecuzione. Prima lo metabolizzate, ma poi mi passate alla parte successiva, che prevede 5, 6, cia, cia, cia. 5, 6. Avvicino la destra e sposto la sinistra, allungo in fuori. Attenzione, questa azione, per quello vi dicevo, entriamo già in un livello preavanzato. Allora, sbobiniamo il movimento. Piccolo laterale, mi sposto. Avvicino la gamba destra, prima di parlare di tempi, vediamo cosa succede. Porto il peso sulla destra, contemporaneamente la mia gamba sinistra, strisciando sul pavimento, si sposta piccola laterale. Continua un altro movimento di spostamento fino a completare al terzo stacco. Guardate, 5, 6, contiamolo insieme, e 7, 8. 5, 6, anzi, facciamolo in questo modo, 7 e 8, mi rimane più semplice. 5, 6, 7 e 8. 1. 5, 6. Questa è la versione un pochino semplificata, dopo vi do quella completa. Avvicino con la gamba destra, 7. Sulla E parte la gamba sinistra, 8 la gamba si distende. Ancora. 5, 6. Guardiamo cosa succede al 7. Si avvicina la gamba destra, nel frattempo parte la sinistra, al numero 8 il movimento è completato con la gamba destra che si è distesa. 5, 6, cia, a, a. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7 e 8 distendo. Notate? 3 movimenti. 5, 6, 7 avvicino. Sposto l'altra E. Sull'8 completo la scivolata e distendo la gamba destra. Ma se sei già a un ottimo livello, ti aggiungo un piccolo dettaglio. Con la gamba di base, quella che ha il peso, la gamba destra,
mi sollevi il tallone e lo riappoggi. 5, 6, 7 e 8. 5, 6, cia cia cia. Nota. Tac, tac. 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3. C'è un illustre ballerino con cui ho lavorato diverso tempo e che amo molto, che non cito per questioni di privacy, che era un grande amante, no? Di questo movimento del tacco sul piede di base, nell'interpretazione maschile. Okay? Non è semplicissimo. 5, 6, 7 e 8, distensione. 1. Quindi andiamo a rivederlo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3. Per le nostre dame. 1, 2, eccoci qua nel numero 3 col nostro kick. 5, stesso sistema, stesso discorso che abbiamo fatto per i cavalieri. 6, 7. E per le dame non può mancare il doppio movimento del fianco, ok? Sul laterale. Come funziona quel doppio movimento di fianco? Andato di grande moda negli anni 80-90, ma direi che è un evergreen intramontabile per le amanti della salsa. Quindi 1, 2, 3, 5. Notate anche, ecco, un altro aspetto, nel numero 3 quando do quel piccolo kick, il mio busto resta in leggera torsione a sinistra, questo vale anche per i cavalieri. Quando uso il movimento di accento il busto si raddrizza. 6, 7. Andiamo sul piccolo passo laterale. 1. Mi sposto nel dos, dos. Sollevo il fianco sinistro nel momento in cui avvicino. Cambio peso e porto il fianco verso destra, sollevo alla fine mantenendo il peso a destra. Attenzione, di nuovo. Piccolo, laterale, sollevo il fianco, il peso è sulla gamba sinistra. Si sta spostando a destra immediatamente dopo e notate che il fianco è in fuori verso la mia destra. Vado a sollevare alla fine il fianco verso sinistra. Questo movimento non è proprio immediatissimo, occorre un po' di allenamento. Sapete su cosa? Soprattutto sul non alterare la parte alta. Non so se vedete bene le spalle, che non devono sollevarsi, solo il fianco, solo fianco, solo fianco. Piccolo, laterale, piccolo, cambio, sollevo. 3 movimenti dei fianchi, 1, 2, sollevo, cia, 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 passo, base. Piccolo, laterale, cia, 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 passo, base. Ancora con me. Piccolo, laterale, cia, cia, cia. E in avanti. Quindi quello che conta moltissimo è sapere dove sta il peso del corpo. Il fianco oscilla, oscillazione dei fianchi, ma quello che la maggior parte delle ballerine non rende perfettamente è dove sta il peso. Lo spostamento del peso durante l'esecuzione del movimento tra un piede e l'altro. Quindi con grande calma alleneremo. Piccolo, laterale. Il primo movimento di sollevamento prevede il peso a sinistra. Il cambio del peso a destra prevede il fianco a destra. Avete notato cosa è successo però? Che è partita la mia gamba sinistra, è partita laterale. Non lo schematizzo, nel senso che non succede questo. Piccolo, laterale, fianco. Piccolo, laterale, fianco. Non succede questo. Succede che la gamba parte e va. Fa, cia, ah. Avete notato che si è aperta? Pa! Basico in avanti. Ora, per capire bene quali sono gli spostamenti del peso, non dire per favore no, non riesco. Elimina, se stai dicendo questa cosa, toglila.
non ci serve. Ci serve invece che con grande calma tu mi faccia il movimento 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 e qua 5, 6, 7. Bene, lo andiamo a rivedere per i cavalieri, tempo 1 e tempo 2 e poi per le dame. Mi raccomando, avete la possibilità di fare avanti e indietro con questo video tutte le volte che volete, non perdete i dettagli. Ve lo conto molto lentamente. Cavaliere, 1, 2, 3, 5, 6, 7, postura, 1. Ricorda questo, scusa se mi fermo, ma è importante per me che tu riesca a darmi la differenza tra torsione e frontale, perché questo crea dinamismo. Evita di ballare di piedi e basta, non è solo piedi. Andremo poi a lavorare bene sui basici, anche queste cose qua, ma qua siamo già nel livello A2B1, quindi sono un po' date per scontato queste cose. Ma anche in questi passaggi non tenermi una frontalità statica, ok? Quindi ricorda, torsione del busto a sinistra, tira drizzi. Rifacciamo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, cia cia cia. 1, 2, 3, cia 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 sta per 7 e 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Se lo vogliamo contare sul tempo del dos, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, e 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Per le mie dame, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, e qua 5, 6, 7, 1, 2, 3, sul tempo del dos, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 4 e 5, pardon, 4 e 5, 6, 7, rifaccio 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bene, il mio Igor si arrabbierà perché ho detto un sacco di volte dos, ricordate che intendo 2. Vi aspetto al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao!